Buongiorno e ben trovati. Con il video di oggi vi voglio parlare della differenza tra controllo e rispetto. Molte volte le persone fanno confusione fra controllo e rispetto, ma c'è una grande differenza. Rispetto implica responsabilità, mentre controllo indica mancanza di fiducia. Nel gioco del circolo noi possiamo sviluppare la responsabilità nel cavallo, la responsabilità dovuta al rispetto per le nostre richieste, ma senza necessità di controllo, ok? Come avete visto, io semplicemente mi passavo la corda intorno e lui pensava a mantenere la direzione, mantenere l'andatura ed eventualmente guardare dove metteva i piedi in base alle barriere che erano poste a terra. Ma perché vi voglio porre attenzione su questo concetto? Perché è veramente molto importante. Il controllo è qualcosa di persistente, cioè io in qualsiasi momento, in qualsiasi istante controllo. Per parlare sempre del circolo, è una cosa che si vede molto fare nell'equitazione tradizionale, quando la persona, il cavaliere a terra, muove il cavallo nel tondino e sta perennemente dietro al cavallo a spingerlo, a controllarlo, spingerlo e controllarlo, o nel tondino fuori con la longia è uguale. In quel caso lì è chiaro che c'è un controllo continuo, costante e diretto su quello che fa il cavallo, quindi c'è mancanza di responsabilità, ok? Cioè il cavallo non è responsabile di fare le cose in maniera autonoma, ma c'è un controllore che lo dirige e lo controlla in ogni istante. Quindi c'è un rispetto in quel caso lì? No, c'è un controllo, ok? Il cavallo non è lasciato a se stesso, non è lasciato in una condizione in cui lui può decidere, ma fa quello che noi vogliamo. Nell'altra maniera, come vi ho fatto vedere un attimo fa io, nonostante che avesse anche la corda al collo, vabbè, messa senza capezza, senza nulla, solamente intorno al collo, c'è molta differenza, perché in quel caso lì c'è un controllo sì e no, nel senso potevo fare qualche cosa, ma volevo lasciare la possibilità al cavallo di decidere cosa fare, ed eventualmente solo dopo che avevo visto che magari lui non faceva esattamente quello che gli stavo chiedendo, allora intervenivo, altrimenti no. In quel caso lì c'è responsabilità, io ti do responsabilità, ti do fiducia, ma sì, sono pronto ad intervenire, ma non voglio intervenire. E c'è una grande differenza. In questo caso io sviluppo responsabilità dovuta al rispetto che lui ha di me e delle cose che io gli chiedo, insomma degli esercizi che gli chiedo di fare, dei movimenti che gli chiedo di fare, di qualsiasi cosa, ok? Questa è la grande differenza che c'è fra controllo e rispetto. Sicuramente mi avrete già sentito dire in molti miei video, e comunque se avete magari avuto modo di fare lezione con qualche istruttore Parelli, sicuramente avrete sentito la frase lascialo sbagliare poi correggi. È un po' il concetto, si riassume in quella frase lì, ok? Io ti lascio sbagliare, ti do la responsabilità di fare giusto, ma non voglio intervenire, solo che dopo che hai sbagliato intervengo e ti faccio vedere dov'è che avevi sbagliato e come fare bene. In quel caso lì io ho responsabilizzato il cavallo, mentre se io faccio noi si dice, in termine tecnico si dice, se io faccio babysitting, cioè se io faccio da babysitter al cavallo, controllo continuamente tutti i suoi movimenti, ma non avrò mai la possibilità di far sì che il cavallo si responsabilizzi, e anche quando io non ci sono, tra virgolette, nel senso non ho una presenza costante, anche quando io guardo di là e il cavallo mi passa dietro, non posso essere sicuro che lui faccia quello che gli ho chiesto, perché in quel caso lì il mio controllo non c'è, ok? Quindi il controllo in alcuni casi è importante, è importantissimo, il controllo inteso come la nostra attenzione, ma il rispetto sviluppato sulla responsabilità è sicuramente meglio, perché ci dà la certezza che qualora in quell'attimo io non abbia il controllo della situazione, o mi distraga un attimo, oppure non sia in una condizione in cui mi posso prendere cura della situazione, il cavallo interviene e colma la mia mancanza appunto di controllo o di attenzione. Fra le due cosa è meglio?
lo sapete già, non è che ve lo devo dire io in questo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control.